Buongiorno a tutti, io sono la Monica Alessandra, sono operatrice olistica e ricercatrice sul piano metafisico. Oggi voglio parlarvi della vulvodinia e della vestibolodinia. Sono due neuropatie che colpiscono una donna su 7 e in questa fascia l'80% delle donne è colpita da vestibolodinia. La vestibolodinia è un'infiammazione che parte dal clitoride e arriva fino ai nervi della vulva, mentre la vulvodinia è un'infiammazione dei nervi della vulva. Le cause della vulvodinia possono essere diverse, da donna a donna, possono essere causate da un pap test, da un trauma, dall'utilizzo eccessivo di antibiotici e da qualunque cosa possa andare a creare un'infiammazione dei nervi della vulva. È una neuropatia molto debilitante. Dalle testimonianze che ho sentito, dove ho preso un campione di 10 donne, l'impatto fisico e psicologico è abbastanza rilevante. La donna è costretta a cambiare completamente il suo stile di vita e anche l'abbigliamento. Non si può più utilizzare un pantalone, non si può più utilizzare della biancheria intima che non sia principalmente di cotone e molto comoda. Diciamo che ad oggi si sa molto poco sia sulla vulvodinia che sulla vestibolodinia. La causa si può andare a cercare fondamentalmente nella vergogna per questa neuropatia e quindi la comunità scientifica non si è concentrata sulla risoluzione di questo problema, neanche sulla ricerca. Il fatto che principalmente i sintomi sono simili a quelli della cistite, quindi dolori al basso ventre, le necessità spesso di andare in bagno, viene curata all'inizio proprio come con degli antibiotici per infezioni alla vescica. In realtà l'antibiotico non fa altro che andare a peggiorare quello che è una situazione legata alla vulvodinia, quindi spesso si entra in dei cicli di anni dove la donna è portata per disperazione a fare varie visite mediche, a sottoporsi ad analisi cliniche che poi spesso non portano a nulla, non viene trovato nulla. Spesso dalle testimonianze che ho sentito ci si sente dire: no, guardi, tutto a posto, non ha nessun problema, perché si va alla ricerca di un batterio, di un virus o comunque di un'infezione. In realtà la vulvodinia, ci sono pochissimi medici che oggi la sanno individuare e sanno dare un percorso terapico per chi è afflitto da queste neuropatie. Principalmente vengono curate con antidepressivi perché appunto la donna si trova in uno stato psicologico di alta depressione, si sente sola, sente che non c'è una via d'uscita, degli anticonvulsivanti perché tra le sintomatologie si sentono anche delle scosse e quindi è ricondotto a delle contrazioni forti della vulva e la terapia, diciamo quella più funzionale, è quella del pavimento pelvico, quindi la riabilitazione del pavimento pelvico. Questi sono, diciamo, i tre supporti che le donne che oggi hanno la vulvodinia possono utilizzare o comunque consigliati dai medici che hanno iniziato a gestire e a trattare questo argomento. Cosa facciamo noi in ambiente metafisico? Semplicemente siamo delle ricercatrici che si concentrano su quello che è appunto il mondo metafisico, quindi il corpo energetico, il corpo mentale, il corpo sessuale e il corpo emozionale delle donne in questo caso. Con Marzanna, Monica e Visser siamo andati a
abbiamo chiamato, diciamo, 3 donne, i corpi eterici di 3 donne afflitte da vulvodynia di posti diversi, e abbiamo fatto un'indagine sul loro corpo mentale, il loro corpo energetico, il loro corpo emozionale, e abbiamo visto come questi si collegavano e poi si manifestavano nel corpo fisico. Ovviamente non è rilevante quello che è uscito, nel senso che non potete, il nostro consiglio è sempre comunque di contattare il vostro medico di fiducia, perché noi non siamo dottori, siamo ricercatrici. Quindi potete ritrovare un riscontro anche del 60% da quello che emerge, ma non è una regola. Comunque vanno fatte delle analisi, comunque ci si deve appoggiare al proprio medico di base, che vi saprà indirizzare. Nei commenti in descrizione vi metto i video più importanti delle testimonianze che ho sentito e che magari possono indirizzarvi verso una soluzione che loro stanno attuando, e quindi per guarire da questa neuropatia. E perché le informazioni che verranno non serviranno a scopo medico? Perché non sono riconosciute dalla comunità scientifica, e perché comunque le informazioni che ricevete da queste 3 sessioni attraversano coscienze collettive, attraversano piani dimensionali, attraversano anche la cultura stessa delle 3 operatrici, il loro modo di vedere la vita, può condizionare ciò che emerge dalle sessioni. Quindi quello che potete fare è trovare magari dei punti in comune di queste 3 investigative che abbiamo fatto. Per quanto riguarda il vostro caso personale, se volete fare un'indagine sul piano metafisico, potete contattarmi a info.holisticzone@gmail.com. E niente, quindi vi ringrazio e buona visione.